Ciao Vano, buonasera. Eccoci qua, ciao Domenico, Ciao Vanoschi, buonasera, buonasera a te. Tutto a posto? tutto bene? Un saluto a tutti i ragazzi della chat. Buonasera e ben E... arrivato. Grazie per aver accettato il mio invito. Per chi non conoscesse Panoschi, ma è impossibile, tutti conoscete Panoschi, e, e praticamente è un grandissimo esperto di tantissimi campionati. Diciamo che è un grandissimo esperto di calcio e per me è un Di calcio onore. minore, dai, diciamo di calcio minore. Però tu dici sempre che il calcio minore è la Serie A, quindi sei diventato... Ah, ok, allora se intendiamo la mia filosofia, allora sicuramente. Quindi io ti ringrazio per aver accettato il mio invito e di essere qui con noi questa sera. Se ti No, vuoi... ma che, fa sempre piacere. Poi quando si parla di calcio minore, visto che se ne parla sempre poco sui canali Twitch, se non grazie a noi, che in questa sera parleremo di Second Division e di un campionato che secondo me andrebbe più seguito dai manager di Sorare, ma lo andremo a vedere questo. I- Allora, intanto io apro la classifica. Ok, La prima cosa che ti volevo chiedere è il funzionamento di quante squadre vengono promosse e quante vengono retrocesse. ok, allora il campionato, la League 2 ha un sistema un po' particolare, simile a molte altre second division, però si differenzia per una particolarità che andremo a vedere. Innanzitutto, è clamorosamente accaduto all'ultimo momento che il Sochaux non si è riuscito a iscrivere per problemi societari. Avevano già fatto i calendari, c'è stato un po', hanno fatto ricorso, quindi c'è stato un po' di maretta quei giorni lì. Alla fine non si è riuscito a salvare la società del Sochaux e quindi ha preso il suo posto l'Annecy, che era retrocessa. Anche lì l'anno scorso polemica nel play-out, vabbè, non andremo qui a raccontare. E quindi c'è l'Annecy al posto del Sochaux che la sostituisce. Parliamo di 20 squadre totali, dove la prima che vince il campionato va, anzi le prime due vanno direttamente in Ligue 1, la terza, la quarta e la quinta faranno i playoff, di cui la terza già in Ma semifinale, mentre io la la quarta e la quinta voglio si per giocano non il stare quarto di finale in sostanza. Chi vince fa anche le che ultime quattro retrocedono, non male ci sono scorso playout, non da c'è nulla. me per non sentire il peso delle Scusami, eh. aspettative. Scusami. Dicevi, scusami, Pano. Allora, molto semplice, le ultime quattro retrocedono, non ci sono i playout. Le prime due si classificano, prima e seconda vanno direttamente in Ligue 1. La terza, la quarta e la quinta faranno i playoff promozione, di cui la terza sarà già in semifinale, praticamente, e faranno un quarto di finale, semplicemente la quarta contro la quinta, e chi vincerà poi si scontrerà con la terza e chi vincerà andrà in Ligue 1. Ok. Quindi le retrocesse, diciamo, dalla Liga 1 alla Liga 2 sono qual è che sono? Che dovrebbero essere anche, tra l'altro, poi generalmente le favorite, No, no? chiaramente aspetta, chi vincerà la semifinale sarà poi chi si giocherà il playoff finale con la terzultima della Ligue 1, quindi come succede già in Germania più o meno. Ah, ok. La terza, praticamente la terzultima della Ligue 1 si scontrerà in un in un play-out con una squadra della Ligue 2, che può essere o la terza o la quarta o la quinta, perché loro si giocheranno un quarto di finale, la quarta e la quinta, con la terza che sarà già in semifinale. Chi vincerà il quarto si giocherà la semifinale con la terza, chi vincerà questa semifinale andrà in finale e giocherà con la terzultima della Ligue 1. Ah, Non so quindi... Sì, se, sì, 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 è se stato si è capito, chiarissimo, sei sì, stato perché praticamente in chiarissimo. Ligue 1 retrocedono le ultime due, La come sorpresa... la Zweite Bundesliga, Ah, mentre il terzo si ha la possibilità gioca... ancora di giocarsi il playout. E che ti volevo chiedere?
le squadre secondo te che sono le favorite quest'anno? Abbiamo detto che è un campionato molto equilibrato, infatti basta vedere che tranne la prima che viaggia praticamente ormai è partita con Sì, 4... Laval, Ma che è una Laval sorpresa o mi sbaglio? purtroppo per noi di Soler, dico purtroppo perché Vuota. l'aspettavo, è una di quelle squadre che non ha la licenza, quindi visto che stanno uscendo le carte nuove, tra l'altro annunciate qualche giorno fa, purtroppo il Laval e credo anche qualche altra squadra, non sia, forse anche l'Annecy e qualche altra, forse anche il Dunkerque se non ricordo male, comunque non hanno la licenza, quindi purtroppo il Lavalle che quest'anno sta iperperformando con 6 vittorie, un pareggio e una Infatti sconfitta, non c'è di cui le nessuno. ultime 4 vittorie, purtroppo un peccato perché non potremmo, ci sono solo un paio di carte, credo, del Lavalle in questo Sì, momento. Antonin Robichon, ma penso che sia anche una riserva, non è neanche un... Esatto, quindi non si può attingere purtroppo e c'erano tante occasioni che aspettavamo, ma dobbiamo ricrederci. In realtà le grandi favorite stanno giù in Bordeaux? classifica. Bordeaux che Bordeaux? ricordiamo ha speso più di 10 milioni di euro nel mercato, per una squadra di League 2 è comunque tanta roba, è una nobile decaduta che da anni ormai sta cercando di tornare nel calcio che conta, ce la ricordiamo in Champions Sì, nei tempi che furono, e quindi comunque non ancora riesce a trovare insomma, l'assetto giusto, gli uomini giusti nonostante il grande mercato e quindi secondo me comunque è una di quelle squadre che alla fine, come lo scorso anno, se la giocherà fino alla fine. E c'è anche il Caen e il Ginkamp, due bellissime squadre. C'è l'Auxerre che adesso ha ringranato dopo un inizio un po' così. Per il resto, anche l'Amiens e l'Angers retrocesse comunque rimangono nelle parti alte. Per il resto, il campionato, come puoi vedere, è molto equilibrato sì, a praticamente sì. parte l'ultima coda della classifica. Ma Per il resto ci sono un sacco di sorprese, vedi il Grenoble che è l'unica senza sconfitte, ma soprattutto solo 2 gol subiti. Tra tutti i campionati, credo, europei, prima e seconda divisione, sia la miglior difesa in assoluto. non coperta anche lei, no? Se non erro, No, no, il Grenoble. Grenoble Ci ci sono? sono. Sì, Solo sì, sì, ci che sono, ci sono. io così a spanne direi che pensavo che il Bordeaux, essendo che era una di quelle là che stanno sottoperformando, pensavo che magari lì i prezzi dovevano essere un po' più bassini. Invece comunque quando ti vai a fare un giro nel roster, alcuni giocatori del Bordeaux, cioè se li fanno pagare Sì, e se li fanno pagare dove... il punto che non hanno una punta forte di ruolo, hanno Mm-mm. Vipotnik e Baci che si stanno alternando e Baci tra l'altro è anche molto economico, però perché non stanno segnando, in sostanza è Sì. un Bordeaux un po' in crisi, stanno girando un po' il centrocampo e l'attacco, non quasi mai la stessa formazione, hanno una rosa ampia. Secondo me faranno un po' di fatica all'inizio, però come ti ho detto, poi alla lunga è un campionato lungo, anche la Liga 2, non puoi esimerti da avere qualcuno del Bordeaux, secondo me. E penso che stanno cercando la loro identità, quando la troveranno magari cominceranno a segnare pure un po' di più. Sto vedendo che alla fine il ragazzo qua, Zurigo Davishvili, comunque ha un budget molto Davide è stato abbordabile. uno dei GOT dello scorso campionato, Davide insieme al Bordeaux stesso perché ha fatto una rimonta nella seconda parte clamorosa con tante vittorie. Infatti Davide tra l'altro era appetito da diverse squadre di categorie superiori, alla fine ha deciso di rinnovare un ricco contratto e di rimanere perché il Bordeaux ha fatto diversi contratti anche triennali perché pensa di ritornare presto, se non quest'anno, ma al massimo il prossimo vuole tornare in Liga. infatti pure lui. Quindi budget a 10 milioni, adesso c'è un po' di pressione, però ci sta ancora qualche affare anche lì, secondo me, anche a Io secondo Bordeaux. me il primo affare che vedo è il portiere, cioè nel senso che un portiere del Bordeaux
di 20, quanti anni c'ha? Strashek, sì. Sì, di 24 Strashek era il anni. secondo lo scorso anno, eh. Il primo è stato venduto un po' clamorosamente quest'anno e alla fine non hanno Sui deciso di non 20. operare sul mercato e di affidare a Strashek la titolarità. Comunque le Nonostante prestazioni, guarda qua. l'inizio, secondo me sta rendendo, sì, sta facendo il suo, anche se non è molto amato dai tifosi, questo c'è da dire. E visto che comunque la squadra non sta andando granché, non credo che sia merito colpa sua, quindi non è assolutamente colpa sua, guarda le medie. Però il prezzo sì, è abbastanza alto. Secondo me a questo prezzo, visto che il Grenoble ha solo 2 gol subiti, andrei un po' a vedere il portiere del Grenoble. Ok, quindi tu dici che il Grenoble. Forse meglio di Stra Ok. perché la difesa del Bordeaux è sempre stato un fiore all'occhiello e questa prima parte purtroppo non sta rendendo come lo scorso anno. Quindi ci Allora, si può ripiegare magari su un Mableu. che poi come prezzo è leggermente più alto, forse perché sta. Sì, però secondo me il Grenoble è proprio per come gioca che è proprio difficile fargli gol. Guarda qua, E pure lui comunque un comunque portiere siamo voti. lì, però è più esperto e il ruolo di Strascek a gennaio potrebbe anche essere rimesso in discussione, magari operando, andando a prendere un portiere. Qualcuno parla anche addirittura di qualche occhiata agli svincolati. Io non credo, credo che se facciano qualche operazione sarà a gennaio in porta, vediamo come andrà. Però Mablé è uno di, insomma, è capitano e c'è poco da dire. Secondo me quel prezzo è in occasione. Buono chi lo ha avuto fino a mo' perché solo 2 gol subiti. E il prezzo si mantiene nonostante. No, Dio, no, ho il prezzo visto rimane quello, 7 clean quindi è sheet sempre stato così consecutivi. perché Quanti è ne ha sempre stato un fatti? buon portiere, eh. Ne ha Vedi anche in fatti 1, 2, passato. 3, 4, 5, 6 clean sheet consecutivi e poi ha subito praticamente 2 gol, ma voti fotonici. Quindi tu andresti a fare un blocco difensivo Grenoble, visto i 2 gol, solo i 2 gol subiti. Sì, perché vabbè, ormai gli ha tutti gli occhi addosso lo stack difensivo del Grenoble e comunque non è salito tantissimo. Comunque ho visto che mantengono la Ligue 2 c'è questa particolarità che trovi difensori con ottime medie anche nelle squadre basse. Io ad esempio ho dei difensori del Valenciennes, 2-3 che è penultima, ma comunque hanno delle medie incredibili. Tipo E Monfrey, quindi per mamma i mia. portieri, finendo il discorso portieri, Sì? io direi che se vogliamo andare a risparmiare, Sì? c'è un'ottima Aspetta che opportunità. apro la schermata dei portieri della Liga 2. La Liga 2. Così andiamo a vedere Ok, nell'elenco, che forse magari. Eccolo qua. Eccoli qua. Chi dicevi per risparmiare? se vogliamo davvero spendere poco, siamo sui 17 euro, troviamo Esteban Salles, Eccolo. che era proprio il secondo del Grenoble. Quest'anno è andato in prestito al Concernao, che è una squadra neopromossa, che nonostante i risultati non entusiasmanti, però le sue medie sono non da invidiare agli altri portieri. Infatti, Parliamo di un terzo del prezzo di Mableu o Strasce. sì. Quindi se vogliamo comunque giocare, non vogliamo spendere quei 30-40 euro per il portiere, ne spendiamo 17 per una soglietta, ci siamo. Sì, anche perché alla fine diciamo che in una Cup 240 sta a 54 come media e non per un portiere, dai, ce lo infili dentro un portiere. Duccio Ponzi ti chiede come mai Enzo Lefi non sta rendendo a Rennes? Enzo Le Fighe chiaramente dopo le medie dello scorso anno tutti lo aspettavano al varco. Adesso quest'anno a Rennes purtroppo non sta rendendo come doveva. Non lo so, io credo che dipenda un po' io penso dal modulo.
dal Mo perlomeno da come gioca, il Rennes, poi non lo so sinceramente, purtroppo era uno dei giocatori più amati dai manager di Solare, più acquistati, e quindi quest'anno si pensava che potesse ripetere le gesta dello scorso anno, però vedete ragazzi, il campionato, ogni campionato è come se fosse un film, ogni stagione è diverso e non è detto che ci siano sempre gli stessi protagonisti, anzi se un giocatore ha iper performato in una stagione, io come si suol dire lo farei volare, no? Sì. E quindi un Lefi, Barigo, tutti quelli, insomma, quei Goat della Ligue 1 lo scorso anno, ma anche quelli della Ligue 2 è la stessa cosa. Citavamo David Ashvili prima. Sì. È da capire, non sempre le condizioni sono ottimali, e quindi non lo so. Non lo so perché il Se talento di Lefi l'abbiamo rientriamo, visto lo se scorso rientriamo anno. sempre con i discorsi che facevamo prima in apertura, eh, se dobbiamo strizzare un occhio verso un giocatore, magari strizzarlo nel momento in cui sta sottoperformando, qua qualcuno addirittura se l'è portato a casa a 13 euro, che secondo me ci può stare come scommessa. Dico un giorno, visto i voti è ancora un po' tanto, visto pure il fatto che magari l'ultimo addirittura è entrato dalla panchina, ha giocato pochi minuti, però magari tenerlo d'occhio perché se scende sotto i 10 euro io un pensierino glielo farei sulle fee. Tu che dici? Sotto i 10 euro è troppo? Oh, sto parlando solo che ho perso Panoschi, eccolo qua. Pano, non so se ti ho perso un attimo. Mi senti? Eccomi. Io ti sento, sì, ti Sì, sento. dicevo che nell'ottica di quello che dicevamo in apertura, che i giocatori gli va strizzato un occhio nel momento in cui sottoperformano, magari, ciao San Gerry, magari se le fee tenerlo d'occhio, perché magari se scende sotto i 10 euro, secondo me potrebbe starci come acquisto in ottica Sì, può futura. essere una strategia. In questo caso di Lefi, però lui, comunque stiamo parlando di Ligue 1, ragazzi, quindi lui viene dall'Areante che giocava in un modo differente. E quindi anche il cambio di modulo, il cambio di ruolo, il cambio di una nuova società, parliamo comunque dei primi turni, non è detto che insomma poi non si riprenda, quindi può essere effettivamente un'occasione. Oppure è una piazza che ho un allenatore che purtroppo non legano con lui, o a gennaio potrebbe essere ceduto, oppure viene esonerato un allenatore e Tanto è magari, cioè, giovane. queste dinamiche sono Comunque all'ordine del giorno. Vedi lo Schalke per dirne una che ha esonerato l'allenatore proprio oggi, e anche lì cambieranno le dinamiche. E c'erano dei giocatori simili alle FI che non stavano giocando, quindi per le FI mi aspetto, vediamo, mi aspetto che comunque faticherà ancora, perché se adesso ha perso anche il posto, però come dice Domenico può essere adesso l'occasione per scommettere in un suo rientro, ecco, se ti piace tanto il giocatore. E tornando sui portieri, io così per puro caso, perché sai, io ultimamente ho abbracciato un po' la politica che le plusvalenze migliori si fanno sui portieri, no? E quindi vado a cercare i miei portieri anche in Lega dove principalmente non gioco. E ho visto Gurtner e l'ho acquistato perché l'ho trovato a un prezzo, l'età è quella che è. L'ho trovato a un prezzo molto conveniente. Tu che ne pensi della Mienz, di Gutner? All'età sua può perdere il posto? È un altro di quei portieri che insomma da categoria, ecco, quindi anche se hanno un po' l'età, come vedi, mantiene sempre. Sono quei portieri che si trovano bene lì a casa, si sentono, capito, non devono giocarsi il posto, non c'è tanta pressione, quindi secondo me è un ottimo affare, eh. È uno di quelli, anche secondo me, uno di quei portieri, ma la League 2 in realtà ce ne sono diversi, perché poi è un campionato che non ha, anzi i più alti li abbiamo visti, costano intorno ai 40 euro i Sì. portieri, E non è quindi tantissimo, non è considerando, tantissimo. considerando che il campionato è cominciato da poco, non è tantissimo, perché
al campionato in corso, in altri campionati, le squadre big arrivi sulla centinaia, o ti ci avvicini quantomeno a 80, mentre qua comunque parliamo i portieri migliori che hai nominato, quindi Moble e il portiere pure C'è Mablé, vabbè, Moblé. ha subito 2 gol e adesso è lì. C'è Fofana che è l'unico under 23 credo della Ligue 2, è molto, lui è seguito anche dal Milan, da diverse società, da tenere d'occhio ragazzi, Sì, eh. lui infatti Però il già siamo sulla prezzo è settantina. chiaramente fuori budget per una second secondo me. Se no, io direi che un qualsiasi portiere di League 2 può andare bene, ti ripeto, anche Salles che comunque è una neopromossa, hai visto che comunque Sì, a mo c'ha medie da. bei voti, c'ha. Mentre per i Eh, difensori chi c'è qualche. difensori ci sono davvero tante tante occasioni, ad esempio ti citerei Andrei sul Ginkamp, c'è questo Donatien Gomis. Allora, vediamo un po'. Donatien Gomis, eccolo qua. Che secondo me rapporto qualità-prezzo Mamma mia, è davvero ottimo. delle 5,66. Mamma mia, cioè, ha avuto un inizio campionato esplosivo. Esatto, esatto. 70, pure fa un sacco di all around, 20, 30 di all around, cioè qua ha fatto 65 senza decisive contro il Bordeaux. Lui è molto molto interessante. Non è male, non è male, esatto. Ma ce ne sono tanti, se vai a vedere i difensori, guarda, ci sono delle occasioni clamorose. Ad esempio, ti citerei Bamba dell'Angers, Sì, e lui è clamoroso. eccolo. Delange. Lui sarebbe, per me sarebbe interessante da mettere insieme al portiere. Guarda qua che voti che c'ha. Guarda di là. Cioè, voti fotonici. Bamba. Poi possiamo andare volendo anche a Saint-Étienne, che sta facendo benissimo ultimamente. E a Saint-Étienne abbiamo Appia, per chi conosce la Ligue 2 già lo conoscerà, aveva avuto un piccolo periodo di appannamento, ma adesso è già tornato alla grande e infatti il prezzo è crollato. 2 E euro. secondo me a questo prezzo è quasi goloso, ti ingolosisce. Cioè, l'ultima prestazione è andato a bomba, è andato. Infatti già si è alzato. Cioè, praticamente qualche giorno fa lo vendevano a 50 centesimi, Esatto. 60 centesimi. E l'anno scorso ha fatto un grande campionato, sempre a Saint-Étienne. Secondo me potrebbe essere un'occasione Cafaro, Difensore? difensore Cafaro, sì. Qua non lo trovo, aspetta. Mhm. Non lo trovi? Aspetta, Mathieu Cafaro. ok. Ah, lo porta centrocampista. Ah, centrocampista, ok. Ah, perché sì, Perché giocava, è vero. No, no, quindi no, no, ho sbagliato io, era tra i centrocampisti, te lo dovevo citare. Sempre tra i difensori, dobbiamo seguire attentamente il Caen, perché il Caen è partito a bomba con 4 vittorie consecutive, 0 gol subiti, adesso ha fatto 4 sconfitte consecutive, sì. però ha un'ottima difesa. Se andiamo a vedere la difesa del Caen, possiamo trovare Abdi, Direttamente sul Caen, dato che l'hai citata come esatto, vedi. squadra dove c'è qualche buona occasione, andiamo a vederla tutta. Sì, ci abbiamo a sinistra il terzino sinistro Abdi che spesso gioca anche ala o ha giocato anche nel tridente offensivo, Sì. Per- anche se adesso il prezzo si è alzato tanto, però parliamo di un difensore che ha fatto già 4 gol, Anche se il ragazzi. floor sta a 8 euro, e Esatto, l'ultimo. comunque il prezzo, ma prima stato davvero basso.
E quindi adesso sono un po' saliti perché loro hanno fatto quelle prime 4 vittorie senza nessun gol subito e quindi sono risaliti tutti. Oppure a terzino destro che Henry, stessa cosa, voti pazzeschi. Sì, mamma mia, ho visto che c'ha dei voti fuori di testa. Infatti sta un po' di più, però c'ha la media C'ha di più quasi da All una buona Star. soluzione, però guardate i voti, sono Ho detto quasi c'ha dei scandalosi. voti quasi da All Star. Ha avuto un inizio potentissimo. Perché spinge molto il cane sulle fasce come sistema di gioco, quindi alle due le fasce vanno presi secondo me a scatola chiusa. Se vogliamo risparmiare un po', c'è in team che è il centrale, Sì, che insieme al capitano Thomas fanno una buona coppia difensiva. Quindi io di solito io ho preso un team da un po' e non mi ha, insomma, ne sono abbastanza soddisfatto delle sue prestazioni per quello che l'ho pagato poi soprattutto. 5 euro. E poi invece a centrocampo com'è messo il Caen? Daubin pure non mi sembra male. Allora, centrocampo in realtà c'è un po' di infortunati. Io seguirei, che può essere un'occasione, Sì? visto che è infortunato, di Bilal Brahimi, che in realtà è un centrocampista ma gioca di punta, spalla di Mendy, che è il bomber. A questo prezzo, secondo me, merita, perché a breve rientra. Non a caso, poi 2 o 3 giornate che si è infortunato lui, Kane è andato malino, è un giocatore che non fa tanti decisi, però Che ti ho perso? mi senti dove? Sì, adesso sì, ti ho perso un Ok, attimo. Un team quindi Bilal infortunato, quanto Brahimi, ok, ci Sì, siamo? sì, sì, mi diceva Michele, ciao Michele, non so se già ti ho salutato. Michele è molto interessato alla Liga 2. Per cui sta qui carta e penna, già mi immagino che sta lì che sta studiando perché ha detto deve fare una squadra rossa. Giusto, Ok, Michele? Volevi fare proprio una squadra rossa tu, mi sa, Liga 2. Vediamo un po' un tin. Vediamo un po' un tin quanto sta al floor su Sorare. Andiamo a vedere. Allora, lui già l'abbiamo visto. Eccolo qua. Allora, no, questo già l'abbiamo visto. Faccio un po' di. Brahimi è infortunato? è infortunato Brahimi Sì. e dovrebbe rientrare, Ok. perché già l'ho visto Andiamo a che vedere un po' stava su Sorare. ricominciando ad allenarsi, quindi siccome lui gioca di seconda punta e non ancora fa una prestazione da decisive, secondo me a questo prezzo potrebbe essere una sorpresina schierabile in qualche game week, oppure come è rara bisognerebbe vedere il prezzo, potrebbe essere un'occasione. Io mo ci sto facendo un'offerta, vediamo un po' se accetta, 1,50 euro. Mi piacciono queste cose qua di infortunati perché sono quasi sempre plusvalenze garantite. Perché Sì, perché poi in realtà c'hanno l'Ebi Han che era il sostituto e comunque non ha lasciato granché ricordo. È vero che io poi c'ho Mendy, ce l'ho come tra i bomber della second Mendy è tanta roba. e Mendy quindi è c'ho uno tanta. stacchetto, c'ho sia Mandrea, c'ho un team, Mandrean team come stacchetto difensivo del Caen e c'ho Mendy Bilal che è centrocampista per completare proprio lo stack. Ok, mo andiamo a vedere magari. Quindi questo è il tuo stack comunque. Il mio stack Caen, poi in realtà c'ho anche diversi giocatori, c'ho anche uno stack Valencian che anche se è penultima, Certo che Mendy, mamma mia. Mendy è partito alla grande. Vabbè, le ultime tre partite diciamo che è proprio il Caen che è un po' è andato giù. Sì, sì, no, lui in realtà doveva andare via, doveva andare in Ligan, poi stranamente l'hanno costretto un po' insomma, a restare perché il Caen voleva puntare, punta alla Ligan,
quindi un altro anno fino a gennaio rimarrà sicuramente, poi non lo so perché comunque è un giocatore che può giocare tranquillamente anche in 34 altri. presenze, 22 gol e 4 assist. Praticamente è una bomba. È un po' un lusso per la categoria, secondo me. E Michele dice confermo, quindi che fa una squadra rossa vuole fare. Stamattina ho preso la 1 dicendo di Intin rara. Ottimo, ottimo. A L'avrai quanto l'hai super, presa? l'avrai super pagata. Adesso siamo sui 0,4, quasi 0,5, quindi 74 euro. E poi la prima. La prima quindi ti dà quel percentuale in più, quindi non male, non male. Però sì, deve tornare, guardate, se torna alle medie di prima, un team è un grandissimo affare. Ma lo sai che non l'ha pagata tantissimo? Aspetta, allora. Eh sì, non l'ha pagata tantissimo. Cioè, pensa che il giorno prima è andata con offerta diretta la vecchia a 60 euro. Lui ha preso la numero 1 a 62. Non male, non male. Ma perché adesso ci sono le carte, ragazzi, stanno uscendo diverse numero uno. Io pure oggi stavo facendo qualche affare all'ultimo secondo e mi è sfuggito. E quindi questo è il periodo che stanno uscendo tutte le carte, quasi tutte le carte di League 2 nuova, quindi fateci attenzione, Ma le ragazzi. Soprattutto il limited, 3-1. le limited vanno a quasi per 4, per 3 la numero 1. A differenza, la rossa io ho detto l'avrà pagata molto di più. Invece l'ha pagata praticamente al prezzo giusto normale. Sì, però ti ripeto, essendo un campionato poco seguito su Sorare soprattutto, e secondo me puoi anche fare questi affari, quindi hai fatto bene, Tricky, hai fatto benissimo, eh. E lui è infortunato al momento? Il team sì, si era infortunato all'ultima, però non credo che sia, non so se secondo me è a disposizione, fammi ricontrollare. Ehm, Credo che sia a disposizione, dovrebbe rientrare. Quindi il Fammi Caen, tu ricontrollare. pensi che, sai che il Caen è proprio un bello stack? È proprio un bello stack. No, è ancora infortunato e sì, no, però vedi a disposizione in ballottaggio. C'è Coef che è il sostituto che per ora lo danno 70% di titolare, però se non questa la prossima torna lui. Cioè, raga, pure Limited, guardatelo perché chi ci sta sentendo, perché a 3,70 euro ed è infortunato, io penso che, cioè, quando, come dicevamo prima in apertura, su queste sono plusvalenze non garantite perché qua la mano sul fuoco non ce la possiamo mai mettere, però vogliamo che lui stava, penso che sicuramente un piccolo rialzo lo avrà quando ritornerà in campo visto che la gente, cioè che i prezzi si abbassano con un'espulsione di una giornata, si abbassano tanto anche con gli infortuni. Sì, esatto, esatto. E poi ci sono comunque altre c'è la squadra più divertente comunque rimane l'Auxerre, secondo me, da vedere, eh. Sì. Anche uno dei migliori attacchi, se non il migliore attacco. Sì, 18 gol, ampiamente il migliore attacco. E anche lì ci si può divertire E, lì nell'Auxerre. e lì subito mi risalta dall'occhio, infatti, il tuo giocatore Hein. Ci sono... Hein ormai è primo negli Eh, assist, ma primo pure nei è un giocatore gol. da molti all around, tira tutte punizioni, calci d'angolo. Secondo me adesso è schizzato il prezzo, e se l'ho preso è perché mi serve per la second e credo che comunque farà bene tutto l'anno. Cioè, al momento è il secondo, nella lista capocannonieri è il secondo dietro soltanto a Mendy che ne ha 7, lui ne ha 5. Però lui c'ha 4 assist anche in più. Sì, 6 gol negli ultimi, vabbè questo è il prospetto, quindi c'è anche questo, quindi 5 gol in quest'anno, è tanta roba, ora come è cominciato, è iniziato a bomba proprio. Poi No, un ha iniziato altro, a bomba lo scorso anno, non ha reso per il talento che c'ha. Quest'anno l'Auxerre, secondo me, se la giocherà fino alla fine. infatti la Fa un Xerre sempre, calcio bello spettacolare, tanti gol e nonostante questo la difesa fa buoni numeri pure la difesa.
Lui, secondo me, ci doveva fare un pensierino quando nella pausa, in qualche pausa, qualche cosa, se vogliamo risparmiare qualche cosina, Sì, se perché dovesse riscendere, assolutamente. Anche se io ti consiglio, se vuoi risparmiare qualcosina tra i centrocampisti, come vedi Raveloson, che adesso ha preso 100, comunque sta basso secondo me. sì, era veloce. Comunque, qui ci sono un bel po'. Vabbè, lui sta salendo, vabbè, perché penso che tutto Per salire perché l'Auxerre, sta giocando ma tutto troppo bene, ha l'Auxerre. fatto già diversi 100, quindi. Bisogna fare un giro già più di qualche volta sull'Auxerre perché, sai, è una di quelle squadre più conosciuta, perché già. E quindi magari me l'aspettavo la squadra full e top di serie, no? Del campionato. Anche se in classifica non è tra le prime, ma basta guardare qua che voti che ci No, sta. perché ha iniziato male, ma adesso già sta lì terzo, quarto, già ripreso la sua marcia e nelle ultime partite ha dimostrato tutto quello che può fare in questa stagione. Sì. Allora, ciao Gabri, buonasera. Poi di Mpasi, cosa ne pensate? Mpasi? E in base il portiere del Rodè, il Rodè è una di quelle sorprese di questa prima parte di campionato e secondo me è un'altra di quelle squadre da seguire perché ha i prezzi molto bassi, che 23 anche in euro. Pasi alla fine siamo sui 23-24 euro, medie discrete, secondo me buone perché in passato ha fatto meglio e il Rodè è una di quelle squadre che sta sorprendendo, che se vai a vedere Danger, il difensore, e ti vedi le medie, ti metti un po' le mani nei capelli perché pure lui è una sorpresa con belle medie, oppure Sì. Il, guarda il centrocampo, cioè Boadé sulla fascia, che comunque è rientrato lui, praticamente è sempre stato un underdog, come vedi. Mo nelle ultime due partite si è ricordato che sa fare il terzino perché gioca più avanti adesso. Però sul Rodé io darei un occhio particolare di attenzione invece a Corredor che è un attaccante, ma magari lo andiamo a vedere dopo. mentre Lorenzo Rajot che ha sta media da folli e costa 3,90 euro, 3,70 euro. Beh, sì, sì, tutto il centrocampo del Rodé, pure il Rodé sta giocando alla grande. E lui è uno dei giocatori che sta Mamma mia. sorprendendo e nessuno se l'aspettava, nonostante è sempre stato un grande all-arounder, Cioè, ma un buon infatti c'ha tutti questi bei centrocampista. voti. Se vuoi un centrocampista affidabile, lo trovi in lui. Adesso sta performando ancora meglio. È un po' salito il cost, quindi solo l'unica cosa che un po' ti fa titubare sull'acquisto, però secondo me il Rodé potete andare anche di stacchino che vi regalerà qualche sorpresa, eh. Lo ha già fatto nelle prime giornate. Quindi, Però ti ripeto, guardatevi qualsiasi squadra, se avete un po' di tempo da perdere, lo so che è brutto da dire, non c'è nessuno, però ogni tanto se girate su Solerdata, fatevi un po' di giro a quale classifiche come facciamo noi e ci sono diverse occasioni in tutte le squadre. sì, sì. Allora, Anche Lamian, Lange, troverete sicuramente un difensore, un centrocampista, un attaccante che fa ai vostri comodi ma a qualsiasi sì. prezzo intendiate, e quindi Io generalmente quando faccio punto un nuovo campionato che magari conosco poco, la prima cosa che faccio è mi apro la classifica. Generalmente non mi apro questa, mi apro una un po' più completa, anche quella per esempio di diretta, che ti dà più dettagli, ti dice anche in casa, fuori casa, eccetera, no? E vado a peccarmi subito le migliori difese, i migliori attacchi. Mi segno le prime tre squadre come miglior difesa, le prime tre squadre come miglior attacchi e me le vado ad analizzare dentro nel dettaglio. Come dici tu, basta navigare come stiamo facendo adesso noi. Escono occasioni tipo lui, per me, è uno di quei giocatori che a me farebbe impazzire. Perché 3,70 euro con una media così pazzesca, cioè continuativo. Anche l'anno scorso, cioè,
Esatto, esatto. Un giocatore che ti fa 2-2 e ti spara in 30 minuti, ti spara, vabbè, qua ha fatto il decisive, va bene, ok. Però ti fa dei voti, dei bei voti, con sempre No, 12 è un punteggi campionato che sulla i giocatori round. ti danno soddisfazioni, quindi anche se non vuoi fare stacco, vuoi prenderne qualcuno per buttarlo in qualche cuphead o K240, già magari per l'abbiamo... una second che ti serve per coprire un ruolo. Come dicevi tu, quando giri un po' le squadre rimani sorpreso perché c'è addirittura questi voti e questo prezzo. Lo ha fatto spesso la League 2 nei miei confronti, di stupirmi positivamente e infatti ci sto investendo e voglio vedere come va, Ad esempio qua nonostante stia tornando a dare un occhio anche come diciamo, a quello spagnolo, perché come dici tu ci saranno poi dei turni in cui giocheranno, già come è successo lo scorso anno, sì, in cui giocheranno quindi solo anche la quelle Liga squadre 2. là di second e i campionati di second, anche se i premi saranno molto meno, quello c'è da dire chiaramente, però sono occasioni che uno se può sfruttare, soprattutto se dei remati stack di squadre, calendari fortunati, insomma, potresti andare a premi molto più alto di quello a cui siamo abituati con queste piccole strategie, come è già accaduto, se ti ricordi, con la Challenger in Norvegia, dove hanno Sì, giocato solo loro e lì sono riuscito a fare bei punti, sì, bei avevamo punteggi. fatto proprio una live dedicata e l'avevamo fatta pure bella in anticipo per preparare un Esatto, con quello po'... stacchino lì sono riuscito ad arrivare a una T2, credo, se non ricordo male, perché giocavano solo loro, anche se Rosenborg faceva cagare, in realtà E comunque il altri suo se l'è portato, quei dai. due giocatori che avevamo messo invece di altre squadre che c'erano quelle due carte là mi hanno portato insomma a far un premio alto e che riprendi un po' tutto il roster di quella che avevi speso. Più li ho rivenduti, quindi comunque sono in plusvalenza. Allora, preferisci, Pano, dato che so che non vuoi fare tardi, preferisci passare, vuoi vedere qualche centrocampista e attaccante che volevi consigliare? Oppure, bene o male, già li abbiamo Allora, detti tutti navigando nelle squadre. Se c'è qualcuno che magari... attaccanti che posso consigliare? Allora, ce n'è uno economico che c'ho pure io, che nelle ultime quattro partite mi ha dato tanta soddisfazione. È un po' salito e Loa Diony del Angers. Purtroppo Ecco, adesso è salito un po', io l'ho preso alla metà, però ha già performato alla grande. sì, infatti è salito un po' in questi giorni proprio, prima di questa Game Week. Un po' forse pure per la partita favorevole che c'hanno in casa, un po' pure per Sì, l'L15 è chiaro, anche 44. un po' il calendario bisogna sempre buttargli un occhio. Quindi era uno che stava a prezzo bassissimo. L'Angers non stava giocando male, secondo me lui il terminale offensivo ci è, e infatti la sensazione positiva ha ridato, perché se vedi le ultime partite Sì, praticamente è ha andato... performato come un attaccante che costa 4-5 volte di più. Sì, ha voglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partite, 5 decisive. Siamo praticamente uno a partita. È chiaro che è solo un attaccante da decisive, quindi se non vi fa il 10, quindi controllate il calendario. Non ha un calendario malaccio. Adesso gioca in casa col Concernao e quindi secondo me potrebbe ancora fare un altro decisive e magari poi c'ha due giornate un po' così trasferta e potreste anche rivenderlo. Altrimenti, come vi ho detto, io ho sia Hein che ho preso adesso e Mendy, quindi se volete giocare una second division di livello, uno di loro due, secondo Dovete me, tra averlo. tutti i campionati di second division è da avere. Se volete competere in second. Se invece volete fare qualche affare, allora è diverso perché da un momento, da giornate come abbiamo visto all'altra, ci sono diversi giocatori che iniziano a performare e quindi è uno di quei campionati in cui le sorprese sono ancora sotto traccia rispetto ad altri campionati. Ad esempio, del Grenoble ha giocato titolare, ha fatto una doppietta. Secondo me potrebbe prendere il posto titolare nel Grenoble. L'unica cosa che parliamo di un attaccante a 1 euro, quindi non stiamo parlando
e di Trent di Cost, quindi che ha fatto già la differenza a fare a qualcuno la settimana scorsa, e secondo me dovrebbe giocare anche alla prossima. Il problema è che gioca col Bordeaux. Però le altre giornate sono più abbordabili, perché poi la prossima in casa gioca col Valenciennes, l'altra in casa con l'Ajaccio. È uno dei giocatori da mettere secondo me in casa, e a quel prezzo, a un euro. La rara qua dice a 23 euro, non lo so se è così, magari poi andrò a vedere. Ha un sacco di Sì, attaccanti a 20 pochissimo euro, sto prezzo. guardando adesso, si è alzato un po' il prezzo della limite, è arrivato tipo 1,80 euro, 1,50 euro, 23 euro la rara alla fine, non è tantissimo. Sì, ma Eh, considerando pure che ha avuto un hype in questi giorni, qualche giorno fa stava esatto, a 15. esatto. Altrimenti ci sono purtroppo alcuni che non hanno la carta, se no c'è o Azzani del Guingamp, anche lui uno stratosferico da certe medie incredibili, l'attaccante del Guingamp. Bingham. Così, E lo Azzani. Eloi Zani. Forse che con l'accento che non lo trovo. Eloi. No, niente, non lo trovo. Vedo un poco qua nella lista. Forse c'è qualche accento che. Zani. No, niente. Non lo trovo, non riesco a farlo vedere. Amine, scrivi Amine, ti dovrebbe Amine. uscire. Amine. El Ah, ok, ok. Guazzani. Elu Azzani. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Lo stavo cercando più giù perché pensavo che stessi parlando di uno a basso prezzo. Scusami. No, 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 no. tra Sì, quelli da mettere in cima alla lista. Basso prezzo, e vogliamo continuare su basso prezzo, e possiamo farlo ancora, quindi no, ce no, ne no, stanno no, no, diversi. no, mi ero perso io. Pensavo che si. Tra cui ti dicevo appunto Corredor del Rodé, e lui è anche under 23. mm, mm. Lui è veramente interessante. L'avevi visto prima quando hai detto, No, hai Elu parlato del Rodé. Azzani ha un talento, poi lo dovete vedere giocare per capirlo, quindi solo dai voti è diverso. Comunque tanto, tanto talento per lui, e anche secondo me sarà uno di quelli che rimarrà poco in second, quindi. Sì, infatti lui era uno di quelli che nel vedere più o meno un po' fammi un giro nella Liga 2 era uno di quelli che mi era saltato all'occhio. Pure giovane, ha 22 anni. Non è tantissimo. Io mi ricordo prezzi di Under 23 veramente molto 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 più alti. Sì, Si appunto, stanno se vi serve attenuando. una punta per l'Under 23 economica, è una soluzione interessante. Kraken chiede se hai fatto lo stack Auxerre. Praticamente hai anche uno stack Auxerre? No, giusto? No, no, però ci sto pensando, effettivamente ci sto pensando, perché l'Auxerre mi sta colpendo molto in queste giornate. Hanno una squadra rodata, una difesa ottima. Che- e niente, Pano, io ti ringrazio Niente, grazie ancora. a te Domenico, grazie ai ragazzi della chat, grazie dell'ospitata, ne faremo anche qualcun'altra, dai, visto che ci piace tanto parlare di calcio minore, quando vuoi, abbiamo ancora la Spagna e Volentieri, o campionato austriaco tra calcio minore, se vogliamo, da andare a vedere, quindi, o se vogliamo tornare a Zweite, ragazzi, quando volete. Sì, dai, vabbè, ci sarebbe da parlare all'infinito. Io ti ringrazio. Ah, trovate Panoschi ovviamente anche su Twitch, ha il suo canale e stream quali Sì, giorni, ci vediamo Pano? domani in live noi. Do- ok, Domani va. dalle 3, perché insomma, ci sono le formazioni, domani il venerdì è giorno di Zweite, giocano due Io partite di Zweite. comincio mezzogiorno, penso. Se sono ancora in live, ti faccio un ride. Se riesco a stare fino a quell'ora, ok? Ok, un Ciao Pano, saluto grazie ragazzi, mille ciao ancora, Domenico, ciao grazie. ragazzi, Ciao alla prossima. ciao.